Buongiorno tribù. Buongiorno tribù. Giorno dopo, nuovo episodio. Siamo sempre nell'area attrezzata a Savocella. Di Savocella, appena fuori dal paese di Sopralia Soprana. E là in fondo, dove c'è la macchina bianca, Lì dentro la mattina è aperto e c'è una fontana e si può ricaricare l'acqua. gratuitamente. L'acqua è buonissima, tutto il paese viene qua con le bocce, con le bottiglie a riempire l'acqua. Notte fredda, super ventosa, il vento sembra che non se ne voglia andare. E stamattina abbiamo conosciuto un signore che si è fermato qua a parlare e ha detto che qua in quest'area è stato girato un film, gli americani sono venuti a girare un film sulla Targa Florio, perché qua passa la Targa Florio, che è una gara automobilistica dove la prima è stata fatta nel 1906 con quelle macchinone d'epoca e qua è stato girato il film. Sempre informazioni interessanti. Sì, molto gentile questo sì. Il film non se lo ricordava il No. signore, mi ha detto, non me lo ricordo. Oggi cambiamo destinazione, rimaniamo sempre nelle Madonie e andiamo a vederci Gangi. Uno dei tanti paesi che le Madonnine ha da offrire per Ad visitare. offrire tanto le Madonie e anche tanto vento freddo. Però ho detto che è eccezionale sti 2 giorni di vento, perché sennò si starebbe bene. Infatti si sta bene, se non c'è il vento Sì, si se sta non da ci sta- Dio. sì. Andiamo a vederci questo borghetto. Abbiamo parcheggiato alle nostre spalle. Consiglio, c'è un'area camper, però l'area camper ve la fanno pagare 10 euro tutto il giorno, 24 ore, 15 Sì, euro. ma poi è sotto la statale, lontano. fuori dal paese, venire a piedi da lì è un casino. C'è un parcheggio che è dall'altra parte del paese, dove passa la statale, dall'altra parte sopra. Qua c'è questa strada qua, non si paga, sono tutti parcheggi bianchi e sei vicino al centro storico, quindi Quindi comodo. non entrate nel centro storico perché sennò non la raccontate, parcheggiate un po' prima, Sì, sulla strada. sulla strada. Sono tutti parcheggiati sulla strada, quindi abbiamo parcheggiato anche noi. Su, vediamo se sei ancora in forma. Su, su, su. Oppa, Oppa! oppa. Oppa! Penso lo zaino che pesa, non è la stessa roba, eh. No, ci provo io, vediamo cosa succede, va? Non so manco se ci arrivo. Salta, vai. Oppa. Non noti come le scimmie, op. Venga, Tam. E così a freddo poi. Scivola di brutto, eh? La scusa perfetta. Ma io ci ho avuto l'influenzina e quindi sono fuori. Io con tutto lo zaino l'acqua che pesa non era facile. No, per scivola, no? Sì. Piccola informazione prima di entrare a Gangi. Gangi è alto, lo leggo, 1011 metri sopra il livello del mare e nel 2014 ha vinto il premio Borgo dei Borghi. E guardate Che qua, belle. quando tu entri a Gangi c'hai tutta la mappa e hanno rifatto Però le insegne sono le insegne veramente dei negozi, però dipinte sulle tutte a mano. piastrelle in ceramica. Che particolare!
Siamo davanti alla chiesa madre e di chiesa madre ce l'ha tutta perché è bellissima. È stata costruita in epoca normanna. E all'interno ci deve essere il giudizio universale di Giuseppe Salerno. E questa torre che vedete alle nostre spalle è in stile tardo gotico. Ce l'ha tutto lo stile. E Gangi appena entrati già Tanta roba, tanta roba. Sì, 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 sì. Una delle tante particolarità di Gangi che un po' avvolta nel mistero si trova proprio qua nella chiesa madre. Nella chiesa madre ci sono delle catacombe molto vaste e sono stati qua trovati delle mummie che sono state mummificate tra il 700 e l'800. Sono stati trovati ben 64 corpi di sacerdoti perfettamente conservati, che sono addirittura stati titolo di studio. E all'entrata della catacomba, che sono chiuse al momento, potete vedere questa frase: scendete o vivi a visitare la morte, prima che la morte a visitar voi scenda, fu sempre bene prevenire la sorte. E questa è una delle particolarità di Gangi. Poi vi racconto altri misteri che avvolta un po' anche lei da tante leggende. Ci ha fermato un ragazzo molto gentile del Bangladesh, chiedendoci se avevamo un canale YouTube mentre Pier fa delle foto. Super gentile, si è iscritto al canale e ha detto vi faccio pubblicità. Ma che belle sono queste Sì, cose. Vi e però- lasciamo una foto che ci siamo fatti Però un nel selfie. sud-est asiatico sono così, Sì, quando ti sono vedono. così. Sì. Sono così, quando ti vedono vogliono comparire nella telecamera, ti chiedono i selfie, perché Sì. ci è capitato più di una volta, Sì, 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 sì. E ti chiedono proprio, ma è un canale? Mi iscrivo al momento, vedete? Al momento. Subito. Subito, così ci aiutate a far diventare grande il nostro canale di YouTube. Andiamo che se no ci schiacciano. Non vi ho ancora spiegato l'origine, quando nacque Gangi. Secondo la leggenda si dice che qua arrivarono i cretesi nel 1200 a.C. e eressero qua un tempio dedicato alle dee madri. La città prese molta importanza, diventò ricca e potente, tant'è che il tempio cominciò a riempirsi di tesori preziosi, tra cui si dice addirittura armi di Ulisse e scudi e elmi di Scipione l'Africano. Poi ci furono le guerre puniche tra cartaginesi e romani e si dice che qua durante il dominio romano, quando Verre, il console romano, era qua a governare le Sicilie, il tempio fu saccheggiato. E tant'è che ne ricorda Cicerone nelle sue verrine. E poi però, come, questa è la leggenda, poi come lo vediamo oggi, è un borgo dove, medievale, che si insediano qui la famiglia Ventimiglia. Finalmente la TAM, gli si è aperto lo stomaco. Sì, così, d'improvviso ho sentito l'odore di cibo, ho detto, oh, proviamo. La pizza con le patatine fritte non si può vedere, però lo tolgo. Era l'unica che c'era. Vediamo un po'.
Sembra buona, sembra buona. La pizza. Ma che bella la sensazione. Di mettere qualcosa nello stomaco che rimanga, che proprio che entra bene, no? Senza quel... Eh, Continua tu. non c'ha quel senso di malettezza Pesantezza. e tutto, sì, Ci sì. siamo qua fermati al bar qua, non potete. È l'unico bar che c'è nella passata vicino Alla chiesa madre. alla chiesa e ci facciamo un pit stop con una pizzetta, due patatine fritte e poi continuiamo, no? Certo che sì. Dopo la pizzettina e i sali minerali, vi devo dire anche una cosa, che qua tra le tante feste che fanno c'è una festa importante che è la Sagra della Spiga. Ed è una festa pagana dedicata alla dea Demetra, perché si dice che quando arrivò qua nella città di Ericon, la dea era qua in queste zone per cercare la sua figlia scomparsa e come gli abitanti del luogo l'avevano aiutata e accolta molto bene, regalò loro la spiga di grano, che è simbolo appunto di fertilità, e per questo ogni anno si festeggia la sagra della spiga. Siamo tornati in furgone. Bello il paesino, ci è piaciuto. Sì. Adesso il nostro programma è andare a vedere un altro paesino, ma perché ha una particolarità. La particolarità non gliela la svegliamo subito, no? Andiamo a vedere, prima di dire dove andiamo, che poi ce la tiriamo addosso, andiamo a vedere se è vero. Sì, andiamo a vedere. È sulla strada del ritorno, quindi il Pierre ha detto che ci passiamo. Quindi se Bisogna fare una piccola deviazione, però è sulla via del nostro spot. andiamo a vedere se è veramente così. Ed è ritornato il nostro amico Vento. Siamo venuti, che era una piccola deviazione, a vederci Geraci Siculo, perché ha due particolarità. Andiamo a vederci queste due particolarità. Visto che eravamo qua, non è che potevamo lasciarlo qua abbandonato. Anche lui ha vinto uno dei borghi più belli d'Italia, sono tutti qua. Sono tutti qua, sono tutti concentrati qua nelle Sì. Madonnie. Andiamo a vedercelo. Comunque preparatevi, perché tutti questi paesini, in generale i paesini in Italia, vi fate le gambe, perché sono tutti in salita e messi in dei ponti che dici, ma lì come hanno potuto costruire un paesino? Eh sì, l'hanno costruito. Adesso questo sentiero è un po' abbandonato, poi in mezzo alla foresta. Però come a Pier gli piace prendere le deviazioni in generale, ci tocca fare anche questo. Sento. Sì, lo so che mi senti. E il polmone l'ho perso, naturalmente. Eccoci qua, oggi iniziamo a vedere questo paese dall'alto invece che dal basso. Siamo dove qua c'era il castello della famiglia Ventimiglia che dominava nell'epoca normanna
tutta la zona. Come avete visto dalle immagini, Geraci era una città quasi inespugnabile, se non per questo canale che inizia fuori dalle mura, c'è un piccolo accesso fuori dalle mura e arrivava sotto la pavimentazione del castello, perché se no, come avete visto qua, arrivare fin qua sopra difficile, eh? C'è un nonché familiare di San Bartolomeo al Cavarnia. Guardate La parte vecchia. Sì, guardate i vicoli come sono stretti. Il paese è strettissimo, proprio Sì, sì. arroccato su Sul pezzettino di roccia. collina, di roccia, chiamatela come volete, però ci assomiglia, eh. Queste strade strette, questa arietta che entra che freschetta. E qua Panda 500. Sì, no, ragazzi, no, altre macchine, no, qua non viene su nessuno di qua, eh. Entriamo col furgone. 4 volte. 4? Qua entri e non la racconti, No. Ci rimani, eh. Ma guardate questo vaso di fiori a forma di pressa per l'uva. Uguale, ce l'aveva mio nonno. Che ricordi. Alle mie spalle, cioè no, davanti a me c'è la particolarità di questo paese. Adesso io so già dove mi metto, però ci mettiamo insieme. Siete pronti? 3, 2, 1. Che c'è? Che c'è? Guardate, siamo sospesi nel vuoto. Nel vuoto. Vedete un po' sporco, Qua sotto non si vede perché è un po' sporco, però si vede tutto il vuoto. Ma l'ha vista? E là in fondo c'è il mare. E le mie gambe fanno Giacomo. Siamo ritornati al furgone. 2 borghi in un giorno non capita mica tutti i giorni. E diversi uno dall'altro. Andiamo a cercarci il posto della notte perché si è fatta una certa e forse è anche ora di cercarselo. Alla fine sapete che cosa abbiamo fatto? Siamo tornati nel posto di stamattina. A 15 minuti, senza star lì a sbattersi a cercare altri posti, a 15 minuti torni qua. Siamo stati tranquilli, nessuno ha detto niente, la gente si ferma, ti parla, chiacchieri ed è bello. E poi oggi senza vento si sta bene. Oggi sì. 6:30 si sta bene. Sì, perché gli altri giorni Era già alle proprio il 5, vento che era- 5:30 ti dovevi mettere in furgone perché faceva freddo per il vento. Tutti e due i borghi ci sono piaciuti tanto, però a me personalmente mi è piaciuto più il primo perché è più borgo aperto. Gangi, Gangi. E a te ti è piaciuto di più? Gerici.
Gerici no, ce la possiamo fare. Ma non ce la faccio più. Aspetta un attimo. Ma Non ce la come facciamo. Quando si è fatta una certa iniziamo a Geraci. Come la chiama? Gerici. Geraci sicuro. Ma quello era più borgo con le sue viette tutte strette, che quasi non entrava neanche il sole in quel paese lì. No, d'inverno fa un freddo lì Oh, però dentro. Gangi bella, bella, Bella. bella. Siamo curiosi, fatecelo sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più. E dopo tutta sta roba qua. roba Forse è meglio chiudere il video, chiudiamo il video Quindi, perché non ce la possiamo più fare. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentatelo, mettete un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Un bacio! Ciao!